Dopo, lo cremiamo prima di prenderlo. Questo c'è. È già tanto che abbiamo il microfono. Sì, ho capito. Qui abbiamo un'anteprima assoluta, un Erasmus Double Cup Endurance. Cosa facciamo? Si va? Magari bisogno. Non so se si vede da casa. Che ore sono? Abbiamo finito di caricare. Sarà un casino, ragazzi. Un casino. Ne vedremo delle belle. Ci siamo, ci siamo. We found your aircraft. Lo filmi tu, eh? Siamo appena atterrati, siamo in Africa e questa volta i ruoli si sono invertiti. Ma secondo me la cosa bella è che il motociclismo e la passione per le moto riesce a sorpassare dei limiti che nella vita normale sarebbero insorpassabili. Ad esempio, questa volta mi è venuto in mente di farti questo regalo per i 70 anni, quindi la medaglia si è un po' invertita, ma non era facile perché la tua statura non è delle più consone per fare enduro. Sicuramente. C'hai una certa età, comunque 70 anni, tantissime persone molto prima smettono di andare in moto, eppure tu non molli mai e questa è la dimostrazione che la passione e anche secondo me il rapporto tra padre e figlio, comunque il rapporto di famiglia, riesce a tirare fuori della forza che normalmente non ci sarebbe. Quindi questa è nata un po' quest'idea e io ho voluto portarla avanti e secondo me non è male, ecco. Per me è stata una sorpresa incredibile. Il giorno di Natale questa sorpresa qua, quando mi hai detto che saremmo andati nel deserto insieme, non sapevo nemmeno io se crederci o meno, perché anch'io ero un po' preoccupato, dico cavolo, nel deserto, mai andato sulla sabbia. Sì che in moto qualche volta ci sono andato, un po' di anni, e di moto ne ho cambiate, però era una cosa diversa. Però poi ci ho pensato bene, ho detto cavolo, ci vado perché ci devo andare. E allora di lì sono partito, ho cominciato a prepararmi bene, ho fatto un mese di preparazione perché un po' di FIFA ce l'avevo, non volevo arrivare là, devi essere proprio l'ultima ruota del carro, il fanalino di coda, volevo stare nel gruppo, divertirmi, non faticare troppo e mi sono impegnato, ho fatto un mese e 40 giorni di preparazione e devo dire che poi sono arrivato là e che sono stato benissimo, mi sembra, e sono andato bene oltre le mie aspettative, quindi sono contentissimo, è stata una cosa bellissima, grazie a te che hai organizzato questa cosa qua e che hai pensato questa cosa qua, tutti gli amici che hanno partecipato a questa cosa che tu hai organizzato, a mamma, a Marco, che facevano parte tutti di questo progetto qua, di questa cosa qua, è stata una cosa bellissima che rimarrà per parecchio, me la porterò con me per sempre. Siamo partiti la domenica notte, sveglia all'1:30 per fare tutto il primo giorno di travel. È stato davvero impegnativo perché abbiamo avuto da fare 2 scali, quindi Milano-Roma, Roma-Tunisi e Tunisi-Gerba.
poi una volta arrivati a Gerba un piccolo transfer per arrivare in hotel, e già qua la prima giornata non è stata semplicissima. Il nostro camion assistenza, arrivando con la nave, si è fatto tutta la notte in viaggio, è arrivato il lunedì mattina alle 6, 6 e mezza. Noi quindi ci siamo svegliati di buon'ora il lunedì per scaricare le moto, preparare il tutto, chiudere gli zaini e partire. Ci siamo abbastanza attesi, però bello, non vedo l'oro. Bene. Il mio compagno di viaggio qua, C'è. il mio compagno di viaggio. La moto è perfetta. Siamo pronti? Sì, prontissimi. Bene. Preparati, perfetti, vediamo. Un po' di FIFA ce l'abbiamo, però staremo a vedere, dai. Questa sera vi diremo qualcosa di più. Giorno 1 è stata la tappa più lunga con 294 km mi sembra. Un po' di trasferimento, non troppo impegnativo, ma piano piano siamo arrivati verso la sabbia e abbiamo trovato le prime dunette di sabbia. Secondo me quelle lì sono state le più strane, le più maledette, avevano quei crateri in mezzo. Per me il primo giorno è stato abbastanza impegnativo perché non conoscevo la sabbia, quindi ho dovuto prenderci le misure, adattarmi bene. Fortunatamente avevo una moto perfetta che Andrea mi avevi preparato alla stragrande, sospensioni, assetto, tutto perfetto, quindi la moto perfetta. E poi pian piano mi sono abituato e il primo giorno è finito meglio di quanto pensassimo, nonostante fossimo arrivati poi in albergo che era tardissimo. Era tardi. Però tutto bene, il primo giorno è andato tutto liscio. Poi finito il giorno 1 siamo arrivati, io ho fatto un po' più di assistenza, ho fatto un po' di manutenzione alle moto, abbiamo cambiato i filtri, 2 robe, mentre Papanatta, primo giorno, dopo il giorno prima di viaggio, sei riposato, ti sei fatto un aperitivo con gli amici, quindi tutto bene. Andiamo a dormire, si parte per il giorno 2, sveglia di nuovo al mattino, nemmeno troppo presto, ci aspettava di nuovo una tappa abbastanza lunga, ma soprattutto molto più impegnativa. Il nostro, diciamo, guru Anis, che faceva da dottore, da jeep assistenza e ci dava un po' una mano con il giro e con la logistica, ci aveva avvisato di questa cosa, quindi abbiamo fatto i primi 50 km di dune abbastanza impegnativi, dove abbiamo iniziato ad avere qualche piccolo intoppo. Normale, si sapeva, ce l'avevano detto, la sabbia è strana perché a volte è dura e vai molto bene, fai 10 dune fatte così, all'11ª è sabbia molla e ti pianti, e quindi dovevamo ancora un attimo capire bene tutto il mood, ma è andata benissimo. Siamo andati avanti fino ad arrivare a quel campo tendato dove abbiamo fatto una piccola pausa, e lì anche tu in quell'occasione hai avuto qualche piccolo intoppo, ma come tutti, non è che l'abbiamo avuto solo noi, anzi siamo stati anche bravi. Il giorno 2 c'è stato il nostro amico Christian che ha fatto un crash allucinante in uno stradone, sarà stato 90-100 all'ora. È caduto veloce. Quelle lingue di sabbia lì maledette, saltato in aria, e abbiamo visto anche qualche jolly degli altri, quindi noi siamo andati ancora molto bene. Secondo me una cosa che ci ha salvato e ci ha aiutato molto è stato l'interfono, perché il fatto di comunicare... Sicuramente quella lì hai avuto un'idea bellissima e io mi sentivo molto più sicuro, molto più tranquillo, perché magari tu eri avanti, che è proprio vicino, non lo puoi stare, tu magari eri avanti, dicevi Nata stai attento che qua c'è la duna ripida, oppure qua c'è pietraia dietro le dune, e questo mi dava sicurezza, ero tranquillo di tutto. Nata dove sei? E quindi sì, sono dietro, non ti preoccupare. Sì che eravamo vicini, però comunque da una duna all'altra a volte ti perdi, non ti vedi, e quindi quello per me è stato di nuovo una cosa comoda, bella e utile per qualsiasi cosa. Se uno cade dietro una duna che non ti vede, guarda che sono caduto. O quando c'erano i buchi. Quando c'erano i buchi, tutto, qualsiasi cosa. Esatto. Sì, sì. Quindi rientriamo nuovamente al nostro, diciamo, bivacco alla fine del giorno 2,
Tu mi sa che è il giorno che hai patito più di tutti, il giorno 2. Il Eri giorno proprio 2, un po' il giorno 2 stanco. abbiamo fatto perché abbiamo fatto 2 giorni tirati e poi comunque dovevi capire un sacco di cose, adattarti sempre di più. Comunque vedevo che andavo sempre meglio, mi trovavo sempre meglio con la moto, con tutto il gruppo, riuscivo a stare nel gruppo, quindi per me era importante. E quindi va bene, sì, alla sera arrivavo stanco, poi va già bene che tu alla sera arrivavi e il filtro me lo facevi te, con lì, vatti a fare la doccia, vai a berti la birra se vuoi, quindi io ero un po'... Eri un po' più ufficiale. Dai. Un po' ufficiale lo ero, mi sentivo un po' ufficiale, ho capito cosa vuol dire essere ufficiale, anche se però avevo tutta l'assistenza che mi serviva, ce l'avevo, quindi ero tranquillo. Questo super. No. Quindi ritorniamo al bivacco alla fine del giorno 2, bene, abbiamo fatto pausa tutto. Nella notte, purtroppo succede anche questo, mentre Papanatta si è ripreso molto bene, io ho iniziato a non stare troppo bene. Non si sa perché, noi ci siamo portati da casa tutta l'acqua Calizzano, sempre lavato i denti dalle bottigliette chiuse, siamo stati attenti a mangiare, a bere, eppure non si sa, ho preso una intossicazione e ho iniziato a non stare troppo bene. Non me ne sono accorto nella notte tra il giorno 2 e il giorno 3, me ne sono accorto dopo mezz'ora che siamo partiti il terzo giorno. Di nuovo tappa impegnativa, abbiamo avuto un pochino di trasferimento all'inizio, però abbiamo visto dei posti pazzeschi perché abbiamo visto quel paese tutto con la discarica, stranissimo. No, ma poi quelle case sulle montagne scavate nelle rocce. Bello. Poi abbiamo fatto quella sezione molto lunga, che è stata forse una delle più divertenti, di quella sabbia che si saltava in continuo. Sì. Lì eravamo molto al confine con l'Algeria, quindi cambiano un po' i territori, cambia l'ambiente, cambia il contesto, però è stato divertentissimo e lì mi sentivo proprio a mio agio perché era molto prevedibile. Anche le dune erano sempre uguali, la sabbia era sempre uguale, quindi lì ci ha aiutato molto. Nella pausa abbiamo mangiato intorno alle 2 di pomeriggio, che è arrivato a Nice, abbiamo fatto benzina dal tetto, lì c'era un po' di vento e comunque il deserto ti frega, è un attimo, c'è bello, dopo mezz'ora il tempo cambia, arriva vento, si annuvola, bisogna comunque sempre stare attenti, quando ci si mette madre natura... Secondo me tu che non sei stato bene, può essere anche che hai preso freddo la sera, che hai dovuto fare i lavori alla moto, arrivavi stanco, ti sei un po' arrabbiato quel giorno lì, che c'è stato 2 o 3 cose che non hanno girato nel modo perfetto, comunque bene. No, ma e poi comunque alla sera io sì, arrivavo, sì, ti aiutavo, però facevi tutto te, hai preso un po' freddo, un po' stanco e cose, e quella lì magari tutto insieme ti ha creato poi quel problema lì, però... Fa parte del gioco, si gioco, sapeva, lo sapevo e fa parte del gioco. L'importante è che appunto non è successo niente, va bene, purtroppo sì, perché 2 giorni l'hai passati non belli. Sì, quindi arriviamo da metà del giorno 3, ho iniziato a non stare bene e il giorno 3 alla sera eravamo di nuovo al bivacco ad Uz, tostissima, davvero tosta. Avevamo comunque una buonissima struttura, e quindi quello era già un ottimo supporto, però è stata dura. Poi abbiamo dovuto fare un po' più assistenza perché ci preparavamo al giorno 4, che era poi tappa marathon, con il giorno 5. Quindi il giorno 3 sono stato male e la notte tra il 3 e il 4 malissimo, ma proprio malissimo, diarrea, non mi sentivo bene, avevo la nausea, febbre alta, quindi ho iniziato a bombardarmi di medicine, ma perché non volevo e non potevo e non dovevo lasciarti da solo, cioè noi siamo partiti insieme e dovevamo arrivare insieme. Che uno avesse i problemi o no, te l'avevo già detto prima di partire che non ti avrei lasciato, e quindi questa era la cosa. Io ero abbastanza preoccupato di quella cosa lì, perché se tu avessi dovuto saltare un giorno, non lo so, forse l'avrei saltato anch'io, perché comunque che tu rimanessi lì e io andare non mi sentivo più tranquillo, a mio agio, come quando c'eri te, perché poi non succede niente, io andavo con la mia, tu andavi con la tua,
però comunque la tranquillità era diverso, se tu ti fermavi sicuramente mi sarei fermato anch'io. Vabbè, comunque io non ho voluto mollare e ho fatto bene. È stata durissima, molto più impegnativo, anche perché oltre ad andare laggiù avevo anche un po' più di pressione, perché il mio scopo intanto era farti vivere a te un'esperienza indimenticabile, quindi cercare di far andare tutto bene. Alla sera 2 assistenze, sì che le moto vanno bene, non hanno avuto mai un problema, però comunque devi fare 2 moto invece che solo una, magari l'olio, certo. a una ci devi fare la mousse, l'altra ci devi fare i raggi, filtri, i questo, raggi, quello, tutto. tutte queste cose qua. E inoltre la cosa difficile è che dovevo tornare a casa con del materiale per raccontare tutta questa esperienza, quindi avevamo tanti chilometri da fare, non era proprio semplice, ecco. Comunque, notte del giorno 3 tostissima, ci svegliamo per il giorno 4, 115 km la tappa del giorno 4, descritta la più impegnativa, Però anche non la abbiamo più bella. fatto 1 chilometro di asfalto, Però anche la più bella. è stata bellissima perché cosa succede? Siamo partiti e ci aspettavamo una sabbia molto molto soffice, molto molla, e invece nella notte tra il giorno 2 e il giorno 3 ha piovuto e abbiamo trovato delle dune pazzesche, meravigliose. Era una sabbia molto compatta, le dune avevano diverse sfumature di colore, quindi si riuscivano anche a interpretare meglio, a leggere meglio, proprio perché nel deserto è difficilissimo capire com'è la conformazione del terreno, non lo vedi, non lo riesci a distinguere. Con questa situazione di sabbia umida e asciutta in certi punti riuscivamo a capire meglio. Anche Maurizio Gerini e la Francesca Gasperi ci hanno detto che è una roba che non succede mai, addirittura a Francesca non gli era mai capitata una situazione così, mentre Maurizio l'aveva già vista una volta. Comunque una sabbia fantastica, siamo andati in direzione dell'oasi di Sarghilan, fighissimo perché poi c'è questo laghetto in mezzo al nulla, è proprio un'oasi dove l'acqua esce da sotto e è spaziale. Lì ero bello provato. È dura. Oggi giorno 4, siamo quasi alla fine, ma da metà di ieri ho iniziato a non sentirmi bene e basta, c'ho la febbre, c'ho la diarrea e non è quello che speravo, anche se oggi abbiamo fatto delle dune da paura, ieri anche, ma oggi senza senso. Ma succede anche questo, cioè se devo fare dei video dove dico la verità, è così, può succedere anche questo, nonostante sia stato attento con l'acqua, anche a lavarmi i denti sempre con la bottiglia di acqua comprata, chiusa. Tra l'altro abbiamo portato da casa delle casse di acqua Calizzano, quindi acqua che bevo sempre, però credo di aver mangiato qualcosa di strano il giorno 2 e oggi sono KO, ho la febbre a bomba, sono già a 3 tachipirine da ieri sera e oggi sono provatissimo, davvero. Natta, sono contento per Natta che tra l'altro ha anche appena fatto il giro sul cammello e se la sta godendo, oggi andava davvero molto forte. Ciao ragazzi! Fai conto che a un certo punto gli ho detto: Natta, cala un po' il ritmo, che meglio non rischiare troppo, e sta andando molto bene. Io oggi tutto coi remi in barca, però comunque i chilometri ci sono, le piste, la sabbia, il sole, non è facile. C'ho 2 giacche, c'ho il Q-Way sotto e questa qua alpina star sopra, una giacca strapesante, eppure continuo ad aver freddo. Fisso tutto il tempo con lo scaldacollo chiuso anche quando vado in moto, però è dura. Mi hanno chiesto se voglio farmi portare per finire la giornata, ma finché riesco ci tengo, anche se non è chissà cosa, ci tengo ad arrivare in fondo e a stare con mio papà. Tra l'altro stamattina appena siamo partiti, non so come, ieri abbiamo controllato la moto, tutto a posto, ma c'era una perdita nel radiatore, nonostante non abbia preso colpi né niente, quindi stamattina
ho dovuto abbandonare un attimo il gruppo per cercare l'ottura falle del radiatore, ne ho messo proprio un tappino e da lì ho risolto subito il problema. Però è dura, anche Natta mi fa: se tu non tornavi facevo la strada oggi. Comunque l'interfono è super comodo e ti dà una sicurezza, è un mega aiuto. Ovvio, questa non è una gara, è un giro turistico, però è un aiuto gigante. Possiamo anche farci compagnia, oppure se io sono davanti cercare di fargli un po' da strada, visto che le dune a volte sono un po' impreviste, e facilita molto. Anche nelle piste magari sei a 80-90 all'ora, sono piste che alla Dakar fanno a 150, ma già a 80-90 all'ora sembra di andare forte. A volte c'hai dei buchi che se non te lo aspetti fai lanci. Quindi adesso ci riprepariamo e andiamo al campment Zmela. Proviamo a continuare stasera, diciamo tappa marathon. Cerchiamo di tenere botta e di far bene. Giusto Ale? Ma l'hai preso un po' di Imodium serio o no? Anche il fatto di avere magari meno chilometri, abbiamo avuto un pochino più di pausa. No, cominciavi già a riprenderci. Ci ha aiutato, esatto. Non ho mangiato tutto il giorno 4, fino che da Sarghilan poi avevamo ancora una ventina di chilometri per arrivare al nostro accampamento, il campment Zmela. In mezzo al deserto, in mezzo alle dune. È spaziale. Che figo. Che bella. È figo, pa. Ma bellissimo. E qua ci siamo fatti il tramonto, uno dei più belli della mia vita, perché siamo riusciti ad andare in queste dune a fianco all'accampamento, abbiamo fatto un po' di foto, un po' di video, ma ci siamo proprio goduti il tramonto, libertà assoluta. Bellissimo. Lì, Quella sera lì, quel giorno lì, è stato il più bello, Bello. Sì. Poi siamo ritornati e abbiamo posato le moto. Essendo tappa marathon avevamo tutto quello che ci serviva, ce lo siamo dovuti portare con noi negli zaini, quindi di nuovo un pochino di assistenza. 700, un goccino d'olio SP. Sì. Si è rincoglioniti, abbiamo preparato tutto il sacchetto con i filtri e li abbiamo lasciati sul camion, così i filtri non li abbiamo. E così domani ci tocca gasare. Ora un po' Andrea. Sì, è andato bene là dietro, in alto. Lì Ci devo passarlo dietro il sopra gommino. Questo non ha il gommino. Ah, ok. Non vai dietro. Vabbè, va bene, dai. Fai il meglio che puoi. Che figata comunque. Abbiamo visto il pane fatto nella sabbia, l'abbiamo assaggiato, buono. Poi siamo andati a cena, io vi ho fatto compagnia di nuovo e siamo andati in questa tenda per passare, diciamo, l'ultima notte del nostro tour. Sveglia per il giorno 5. Il giorno 5 è stato un giorno normale. Tanti chilometri. Abbiamo fatto 260 e passa chilometri, quindi come chilometri tanti. Come difficoltà secondo me un po' meno, avevamo tante piste molto più veloci, Sì. Difficoltà tecnica meno, ma secondo me è ancora più difficile rimanere concentrati in quelle piste lì, perché tu vai e devi sempre essere concentrato, basta un sasso. Non basta devi, io ho fatto caso, non devi distrarti un secondo. Se mi prudeva il naso, ti gratti il naso, devi stare all'occhio, muovi il manubrio, c'è una pietra, c'è la sabbia, c'è queste lingue che il vento ammucchia nelle piste, devi stare attentissimo. Poi l'ultimo giorno sono stato ancora più attento, perché ero stracontento di essere arrivato lì, che eravamo andati benissimo, e l'ultimo giorno si correva ancora di più, perché poi tutti E io sono stato attentissimo l'ultimo giorno, specialmente gli ultimi chilometri, dove poi ha cominciato a esagerare un po'. Lì non me l'aspettavo. Esatto, perché... anch'io ho detto qui si c'è chiuso la vena a tutti, aspetta un attimino che io mi do una regolata, perché
voglio arrivare tranquillo. Comunque è stato bello. Esatto, perché cosa è successo? Nei giorni precedenti Maurizio Gerini al mattino, dopo mezz'ora che siamo partiti, è caduto in questa stradona di sabbia umida con le pozzanghere e era come il sapone, come il ghiaccio. L'ultimo giorno, gli ultimi 15 km, 15-20 km li abbiamo fatti in una spiaggia vicino al mare, in questo sabbione molto battuto ma umido con le pozzanghere, viscidissimo, e un po' tutti gli si è chiusa la vena che bisognava accelerare, quindi Sì. abbiamo visto dei jolly belli. memori dei giorni passati. Sì, abbiamo un po' accelerato ma senza esagerare. È bellissimo, comunque iniziavo quasi a stare meglio, ma comunque il giorno 5 era già oltre 2 giorni che non mangiavo. Mancano circa 84 km all'arrivo di questa tappa 5, ma sono davvero provato. Qua a fianco abbiamo Natta, è un nostro amico tunisino. Abbiamo Jack. È dura, sì, c'è anche lui. È dura perché in fondo bisogna arrivarci. sì, non voglio mollare, ma sono davvero KO totale. Adesso mi sento anche il vomito, però è così. Adesso ci riprendiamo un attimo, facciamo benzina e ripartiamo. Ultimo rifornimento. Piccolo, è vecchio? È vecchio? No, il cavolo, Natta non molla, fa il culo a tutti. giovani. Praticamente il tunisino ha detto a Natta che è un vecchio, che deve smetterla. E come Natta? Come? Franci, il signore qua gli fa a noi, loro bene, tu sei un po' vecchio a Natta, gli ha detto. Vecchio a lui, questo qua ci fa... Fa culo, diglielo. Lui, the best. E le energie non erano più il massimo, però mi sono un po' ripreso, anche forse che il fatto che era l'ultimo giorno è andato tutto alla grande e poi ci siamo avevi preso un sacco di medicine, di cose, sai, un po'. E alla fine siamo ritornati verso Gerba per poi arrivare all'hotel finale dell'ultima sera. Lì abbiamo un pochino risistemato tutto, è stato bellissimo gli ultimi chilometri quando ci siamo andati il 5. No, bello. Abbiamo fatto proprio un po' una passerella, dai, gli ultimi 5 km di asfalto. Sì, l'arrivo è stato bello. Bellissimo, ci siamo abbracciati e qua è finito questo viaggio pazzesco, davvero bello. Bello. Le moto si sono comportate... Moto perfette, io avevo una moto che era perfetta. Per il mio stile di guida, un po' perché sono leggero io, un po' perché è leggera la moto, sospensioni perfette, riuscivo, una volta ho capito un po' la cosa, riuscivo a galleggiare anche senza essere sempre a manetta. Riuscivo ad andare bene, mi sono divertito tantissimo, poi una volta ti rovesci perché ti si chiude, una cosa, però io ho finito il giro che senza una riga. Senza una riga, né io né la moto, quindi direi che più di così. Poi mi ha fatto piacere, complimenti di tutti. Comunque a 70 anni non è una cosa da tutti andare nel deserto. No, poi sono stato bene, la preparazione che avevo fatto a casa sicuramente mi ha aiutato perché alla sera non avevo male le gambe, non avevo male le braccia, stavo bene, ero stanco, magari anche più degli altri, però lo stanco che ci sta, dopo una giornata del genere, anche se avevo 20 anni in meno sarei stato stanco lo stesso, quindi bene, io sono stato veramente contento e bello. Abbiamo un po' portato 2 moto strane nel deserto perché io avevo la GasGas ES700, un monocilindrico, un bombardone, che sarà la moto che mi accompagnerà durante tutta questa stagione di gare, di avventure, di esperienze, e abbiamo anche un pochino sfatato il mito che il 300 2 tempi non va bene nella sabbia. Non è vero, anzi qualcuno dei nostri amici l'ha voluto provare, insieme a noi c'era anche Alessia Bacchetta con suo papà José, con Stefano, il suo fidanzato, anche lei col 302 tempi, che come moto si è comportata egregiamente come Alessia, sono andate tutte e due benissimo.
e la moto ha funzionato benissimo. Ovvio, l'unica cosa, bisogna fare il filtro, ma il filtro bisogna farlo a tutte le moto, non è che il quattro tempi se ci entra la sabbia gli fa bene. No, poi l'unica cosa forse che pattiva un pochettino, che a me dispiaceva un po' nei trasferimenti veloci, in quelle piste veloci lì, il 300... dovevamo forse montare un rapporto ancora un po' più lungo. Ancora un pelino più lungo. Abbiamo montato sulla tua 14,48, forse era da mettere 14,45. Poi a me dispiace sentirla detonare, quindi la tenevo un po' lì, i quattro tempi su quei piste veloci lì, sugli stradoni, su quel coso lì, patisce meno, mai meno. Comunque non ha mai detonato la moto? No, io ci stavo attentissimo, andava benissimo fino a 95-97, era perfetto. E un'altra cosa bella secondo me è stato il fatto che da una idea nostra chiamata Desert Together di papà e figlio si sono aggiunte altre due coppie. È vero. Quindi avevamo Francesca con suo figlio Jack e poi avevamo anche José con Alessia e il fidanzato Stefano. Insieme a noi poi c'erano anche Marco, Christian, ovviamente Maurizio e Francesca, Paolo, Davide. Tutto questo ha aiutato a comporre un gruppo fantastico. Siamo andati bene anche in sinergia fin da subito. Sì, fin da subito. Quindi adesso ritornano le moto, c'è da fare un po' di lavaggio, di controllo generale di tagliando a casa in garage. Siamo andati alla grande. Grazie Andre. Top, sono proprio contento. Sì, anch'io, contentissimo. Te la sei goduta? Me la sono goduta e sono contento da non averti deluso, di essere riuscito a arrivare alla fine benissimo, senza intoppi, senza coso. L'abbiamo portata a casa alla grande. Anche stavolta sì. l'abbiamo portata bella, a casa. bella. Bellissimo. C'è un po' di emozione. Un po' di emozione c'è, poi fatta con te è stata una cosa meravigliosa, diversamente io non l'avrei fatto nemmeno. Non l'avrei fatto per nessun motivo, l'ho fatto perché c'eri te, perché ero tranquillo, perché comunque l'avevi organizzato te. Io insieme da solo con un altro gruppo non sarei andato di sicuro, però è stata veramente una bella esperienza. Grazie ancora. Bene. Grazie a tutti.